Borsa in pelle, Amelia Scola. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Ozzino, produco borse per altri e in questo video torniamo a Napoli e sento già la canzoncella, il sottofondo. Canzoncella sarebbe la... Vedi? Come fai a tradurre canzoncella? Non è una piccola canzone, perché canzoncella sembrerebbe una piccola canzone, in realtà canzoncella è una canzone melodica che non so se senti quelle cose che tu vedi, le fronne, che sarebbero le foglie di limone, col sole, alle 2-3 del pomeriggio dopo che hai mangiato una grande fettura di gamberi e calamari, che non so perché noi stiamo scivolando su questa cosa e stranamente scivoliamo ancora al cibo. Ma tornando un minimo seri, visto che questo è un canale molto serio che si oppone alla contraffazione, parlando di brand originali, e questo è un brand molto originale, quello di Amelia Scola, la sua storia, e in questo video sperimentiamo un nuovo modo di fare video che, se magari ti piace e piace anche a chi come dire, fornisce oggetti del mio desiderio, che sono le borse che poi compro, magari proviamo a chiedere a qualcun altro, e andiamo avanti, ma lo vedrai soltanto guardando tutto il video, ovviamente. Ti ricordo che questo video non è sponsorizzato, ho comprato la borsa e mi è stata portata direttamente in azienda, ma ti racconto questo e altro, e oltre alla frittura di gamberi e calamari cosa mangerei dopo la sigla. Mentre mia figlia è arrabbiata con me, perché voi non la vedete, ma è seduta di spalle e non mi rivolge la parola perché sono stata brutta e cattiva, che c'è un caratterino così, e quindi lei si è offesa e mi tiene le spalle, e spero che con questa pubblica ammenda mi perdoni. Poi ve lo farò sapere più in là se mia figlia mi ha perdonato. Dice di no, non mi perdonerà mai più, quindi voi siete testimoni del mio abbandono, diciamo, di madre, così mi lascerò morire per questa cosa. Tornando alle borse, tornando a quello che mangerei oltre alla frittura di gamberi e calamari, uno spaghetto a vongole, ma tornando ancora di più all'argomento centrale di questo video, che è quello di raccontare una storia, di raccontare una borsa. E la borsa che andiamo a raccontare è una borsa che nasce nelle mani di una designer. Però prima di tutto questo, ovviamente ti dico di comprare sempre borse originali, e poi guardati la clip con tutta la storia del brand. Ciao a tutti, mi chiamo Amelia Scola, vengo da Gragnano, un piccolo paesino in provincia di Napoli. Ho 30 anni, ad agosto compierò 30 anni. Il mio percorso di studi inizia nel 2009, quando ho deciso di trasferirmi a Roma e ho iniziato a studiare alla Facoltà di Scienze della Moda e del Costume. Dopo la laurea triennale ho deciso di spostarmi ancora una volta, di spostarmi a Milano, dove ho iniziato l'Accademia di Brera, sperando anche in un risvolto lavorativo, non solo di studio. Ho cercato lavoro, però dopo una serie di invio di curriculum in azienda come stilista, quindi come fashion designer, purtroppo non sono riuscita neanche ad arrivare ai colloqui. Non ho avuto né un feedback negativo né positivo, quindi questa cosa mi ha totalmente spiazzato, perché non sapere quale mancanza avessi e come migliorare mi lasciava con un punto interrogativo. Sono rimasta con un punto interrogativo grande come una casa. Ho influito tantissimo, infatti dopo la laurea mi sono trovata ad un bivio, perché o sceglievo di cambiare totalmente tutto, quindi a un altro lavoro, totalmente la mia vita, però tra virgolette buttare 8-9 anni di sacrifici non solo di studio, ma anche perché comunque non è semplice fare una valigia all'improvviso un giorno, andare via, lasciare gli affetti, lasciare gli amici, i propri luoghi e ricominciare tutto da capo. Mi sono resa conto che non sono l'unica in questo settore. Persone più brave di me, perché io non ho nessun problema a dirlo, si trovano nella mia stessa situazione, purtroppo non hanno avuto quella forza di reagire investendo su loro stesse, e quindi quel coraggio di dire io ce la faccio lo stesso. Forse partire da un paesino
mi ha dato una grinta in più, perché io non avevo quella dinamicità che uno ha nella grande città. Me la sono dovuta creare, mi sono dovuta creare la mia indipendenza, il mio prendere i trasporti che non esistono nei nostri paesi, il mio combattere giornalmente con tutto, trovandomi sempre da sola. Mio padre era contrario, ovviamente, perché aveva molta paura, perché comunque mi ritrovavo da sola. Mia madre, devo dire la verità, mi ha sempre appoggiato, pur avendo paura, perché diciamo che la mia voglia di arte, la mia creatività me l'ha trasmessa lei. Come reazione, però anche come identificazione, cioè a un certo punto ho pensato di poter realizzare un brand che non solo mi rispecchiasse, ma potesse rispecchiare anche il mio territorio. Quel territorio aveva mancato nel darmi qualcosa. Nel momento in cui io non ho trovato il mio posto nella società, ho deciso di non solo riprendermelo quel posto, ma sfruttarlo anche nel senso positivo per il mio territorio. È proprio così che nasce il mio brand Amelia Scola. Sono partita con un modello con 5 varianti di colore, ognuno rappresentava un paese, quindi riprendeva tramite i colori e l'arte della maiolica tutta Napoli, tutta la Campania, ma ogni borsa è poi dedicata a un paese in particolare. Questa fa parte della seconda collezione, può essere trasformata sia in zaino che in tracolla. Ha una cintura che si stringe e si allarga a seconda della capienza della borsa, di quanta roba mettiamo nella borsa che noi siamo solite riempire. E poi c'è una maiolica intercambiabile che può essere staccata e può essere scelta e anche personalizzata con una lettera. Questa in particolare è dedicata a Capri, quindi riprende tutti i colori e le sfumature del mare tipiche di Capri, però ogni borsa diciamo che è un omaggio ad un paese, come per esempio c'è la borsa Stabia, che è dedicata a Castellammare di Stabia e riprende tutte le sfumature del paese, quindi il giallo, il blu, e poi c'è una piccola maiolica che viene realizzata da me che si ritrova in un'antica chiesa di Castellammare di Stabia. L'altra invece è marina. Le maioliche vengono riprese da un piccolo laboratorio artigianale di Vietri sul Mare che dipinge tutte queste maioliche fatte a mano, e quindi le varie frazioni di Vietri sul Mare, Raito, Albori, Vietri, Marina, sono tutte racchiuse nelle mie borse. Ho trovato tante difficoltà nel cercare artigiani che potessero soddisfare il mio prodotto, che fossero interessati a realizzare il mio prodotto, un po' perché essendo un prodotto particolare aveva bisogno appunto di uno studio approfondito, ma anche perché non sono state poche le porte che mi sono state chiuse, ma nonostante questo, dopo mesi, tramite persone che mi hanno aiutato, sono riuscita a realizzare la mia prima collezione che identificava il mio brand. Io spero che il mio brand non abbia solo questa funzione di mero accessorio, ma spero abbia anche un fine turistico, spero in un aspetto positivo che contraddistinguerà, almeno dovrebbe contraddistinguere il mio brand. Anche con questa nuova linea che andrò a realizzare nel supporto delle persone che amano l'artigianato, che amano sapere da dove provengono determinati accessori, determinate borse, quindi la provenienza, il Made in Italy e la territorialità che mi propongo di rappresentare. Spero di continuare, di poter continuare questa strada, questo è il mio sogno più grande, quindi di poter rimanere qua e non andare via di nuovo, perché è tosta. Mi commuovo sempre a ripercorrere le fasi particolari poi della vita di chi crea i brand, di quanto sacrificio c'è alle spalle, di quante notti insonni, di quanta sofferenza. Non so se hai sentito anche nella voce di Amelia, c'è tanto, come dire, tanta rabbia, tanta voglia di farcela, tanta voglia di raccontare quello che è un territorio attraverso tutto quello che è il mood che ha creato nelle sue borse. La borsa che ho acquistato
acquistato, l'ha portata lei in azienda, è una Capri Bag, originariamente costava 400 euro, ora sul sito la ritrovi a 330 euro, a me ha fatto un prezzo speciale a 300 euro. Andiamo a guardare la borsa perché io la trovo fantastica. La borsa l'hai già intravista nel video in cui Amelia ti raccontava la sua storia e tutto quello che c'è dietro. Questa Capri Bag a me ha stupito per i colori, perché ovviamente Amelia, una delle cose che ci tiene tantissimo a raccontare è di come sceglie i materiali, di come attraverso gli artigiani che si trovano sul territorio è riuscita a realizzare appunto le sue borse, il suo modello e tutto il resto. Guarda che spettacolo è questa borsa soltanto nella visione dei materiali, a parte che emana un odore bellissimo di pellame, poi quello che io adoro l'azzurro, quindi non ci posso fare niente, è l'azzurro cuore, mi sbatte il cuore, ma ricominciano pure le partite, forse quando vai in onda sto film, mi sto pure atteggiando, manco se fossi Sofia Loren, no, quando vai in onda questo video sul mio modesto canale YouTube e non a Hollywood, probabilmente saranno riprese anche le partite di calcio, quindi mi sbatterà ancora di più il cuore, batterà ancora di più il cuore. Andiamo a guardarci un pochino la borsa. La borsa ha questo cartellino laterale con questo laccetto. Nulla è lasciato al caso, quando i brand sono così studiati, improntati sul prodotto, viene fatta una cura maniacale di tutti quelli che sono i dettagli. Una delle curiosità che ha questo brand, che ovviamente è made in Italy e vera pelle, sono queste maioliche, che sono tutte disegnate a mano una a una, quindi c'è un lavoro pazzesco dietro, e questa cintolina che tu vai a vedere si può aprire e allargare o stringere a seconda di quello che avrai poi e userai la borsa, quindi serve a renderla più larga o più stretta. Io adesso la lascio slacciata per farti vedere tutti gli scomparti. C'è uno scomparto posteriore che è bello presente, la borsa nonostante sia così strutturata è sufficientemente leggera, c'è poi uno scomparto anteriore e all'interno c'è questo che andiamo a guardare, è meraviglioso, mi ha fatto decorare su una maiolichina la mia iniziale. Allora, io devo dire una cosa, io non amo particolarmente i regali, però mi commuovo sempre quando le persone condividono poi con me dei percorsi, dei momenti pure, come dire, particolari. Un sacco di brand mi hanno scritto che comunque è un periodo particolare, passato il lockdown, sono brand che investono completamente di tasca loro e quindi è importante sostenerli. Quindi io quando compro una borsa di 300 euro, a parte che ritengo che sia un prezzo medio per una borsa made in Italy, di qualità, di pelle, ricercata in tutti i dettagli, particolarissima, perché questa sicuramente sarà una di quelle borse che strauserò, ma tolto questo sono quei brand che vanno sostenuti, e quindi se puoi devi sostenere brand così piccoli, soprattutto perché poi io terrò questa maiolichina anche come portafortuna e come condivisione di persone che come me, come tanti altri, restano sul territorio e non vogliono andare via, e lo fanno con un sorriso, lo fanno cercando di fare network, nonostante che è sempre tanto difficile collaborare fra di noi, ma piano piano ci riusciamo, saremo in 2, in 3, in 4, io penso che questo sarà un'onda sempre più grande, quindi grazie davvero per questo bellissimo pensiero. Andiamo a guardare la borsa, guardiamo la tasca centrale, togliamo le carte e c'è anche la tracolla, ed eccola qui all'interno la borsa. All'interno ha questa tasca posteriore e c'è scritto appunto vera pelle made in Italy. Da quest'altro lato ci sono i 2 taschini liberi e poi c'è la tracolla non tinta, ma dove la pelle tu la puoi vedere in questo azzurro bellissimo lasciato così. La tracolla lunghissima serve anche perché questa è una borsa che si trasforma poi da borsa così, insomma normale, diciamo così, a tracolla, e si trasforma anche in zaino, ed ecco qui. All'interno c'è questo anello grande, fatto passare una parte della tracolla da questo lato, la aggancio. Questa è una di quelle borse che poi utilizzandole il materiale diventerà sempre più vissuto, morbido, prenderà la forma
di quelli che sono i tuoi sogni e le cose che porti nella borsa, e la borsa da normale diventa un bello zainetto, e quindi che posso utilizzare anche così, e sta pure in pandan col mio abbigliamento di oggi. Un ringraziamento speciale poi per l'incontro fra me e Amelia è da fare a Flavia Sorrentino. Flavia Sorrentino è una ragazza, collabora ad un progetto che si chiama Scegli Napoli, ed è una donna fantastica che porta avanti i suoi sogni, i miei e quelli di tanti altri napoletani che vogliono rimanere nel nostro territorio a fare azienda. Quindi andatevi a guardare insomma un po' Flavia, un po' tutte le cose importanti. Dicevo, la cosa strafiga di questa borsa è che veramente poi ne puoi fare 1000 usi, e il fatto che tu possa in pratica utilizzare lo zaino ed evitare anche che si apra, no? E quindi se c'hai la zip chiusa puoi evitare che si apra o che comunque non si sostenga tantissimo, perché essendo così morbida la borsa può dare problemi ovviamente quando metti le cose dentro, di sostegno e tutto il resto. Ti dicevo che non è pesantissima, stavo guardando poi le cuciture, mi piace molto questo azzurrino del filo. E la tintura, ma ce n'è pochissima, ce n'è qua, però è fatta benissimo e non gratta. Passiamo ai voti. Per la tintura il mio voto è 4, per le cuciture il mio voto è 4,5, per le rifiniture il mio voto è 5, non ci sono fili, non ci sono dettagli non curati, la maiolichina è bellissima e poi può essere anche utilizzata come portachiave, per dire, o come pendente, figo davvero. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 5, per me è una borsa made in Italy così ricercata, una di quelle borse che avrai sempre nell'armadio, e poi ancora di più in questo periodo estivo, a chi ama le borse di pelle che però gli piacciono i colori e tutto il resto, trovare pure un prodotto che è facilmente abbinabile, eccolo qui, quindi il mio voto è 5. Per la valutazione utilità il mio voto è 4,5, ovviamente poi l'andrò ad utilizzare, vedrai come la utilizzo e tutto il resto, ma sono molto fiduciosa degli usi che se ne possono fare, soprattutto per questa tasca anteriore, posteriore, e per tutto il resto, anche per il fatto che si trasforma in zaino. Per me la borsa è promossa, assolutamente promossa, e io faccio il tifo per Amelia, la ringrazio ancora, 1 per essere venuta in azienda, 2 per avermi dato la possibilità di raccontare la sua storia attraverso un prodotto che ho acquistato, che per me è fondamentale, non è da tutti, sei una donna coraggiosa, lo sanno ancora più persone adesso che sei una donna coraggiosa. Io ho acquistato le sue borse, continuerò ad acquistarle e spero che in tanti di voi sosteniate il progetto di Amelia. Mi raccomando, andiamo tutte sul sito, vi lascio tutte le informazioni, ricordandovi che io non ci guadagno niente da sta cosa, ma ci guadagno la possibilità di avere un'altra persona che sul territorio investe, continuerà a produrre, continuerà a dare lavoro agli artigiani locali e a fare felici tanti di noi. Quindi scrivetemi in tante, ma soprattutto continuate a sostenere il brand Made in Italy, a raccontare le storie, a chiedere dove si fanno i prodotti, perché è importantissimo. Tutta la storia di Amelia la trovate anche sul mio blog, c'è tutto qua sotto, nei link qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, e spaghetto a vongole, frittura di gamberi e calamari, limoncello perché ci vuole, ma normalmente a Napoli di questi periodi, dopo tutto questo, normalmente poi si ricomincia a mangiare e si mangia pure la zuppa di cozze, e poi diciamo vicino ci puoi mettere 2 dolci leggeri che sono le paste grandi e non la pasticceria piccola, perché quella è per ingenui, diciamo. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.